Ciao a tutti e benvenuti e bentornati su Acqua Colorata. Oggi vi farò vedere le tecniche speciali con l'acquarello. La settimana scorsa ci siamo focalizzati sulle tecniche di base. Oggi invece giocheremo un po' con gli effetti speciali. Allora, cominciamo. Per cominciare, inumidite i colori per essere gentili con le setole del pennello. Il primo effetto e il più facile da ottenere, che anche delle volte è considerato un errore, sono le fioriture, che in inglese sono chiamati background, perché sostanzialmente quando aggiungete dell'acqua al vostro foglio, al vostro dipinto, che ha una bella superficie dipinta di un colore, e magari vi accorgete che volete aggiungere qualcosa e lì scatta l'errore, cioè l'acqua in più crea questa specie di fiore, da cui il nome fioritura, che naturalmente rovina il vostro colore a piatto. Vedete? Però può essere un effetto che possiamo ricercare. Più acqua mettete, più la fioritura sarà grande, perché l'acqua spinge i pigmenti verso l'esterno. Questo può essere usato per creare un effetto di neve, per esempio. Quindi possiamo creare una fioritura con l'acqua pura oppure con dell'altra pittura, che equivale a dell'acqua, ma che ha del colore. Quindi dell'acqua colorata. Io, per esempio, deposito qui un bel verde, diciamo che voglio dipingere un prato, e posso sfruttare questo effetto per creare, per esempio, delle zone in cui ci sono dei fiori. In più il colore rimane, quindi abbiamo delle zone di colore che formano un background, una fioritura per fare dei fiori. Un'altra possibilità è di aggiungere degli oggetti sulla superficie bagnata. Per esempio del sale. Può essere il sale grosso, come in questo caso. Io uso dei colori scuri perché questi effetti si vedono molto meglio su dei colori scuri e danno il meglio di sé in questo caso. Vedete, questo è del sale grosso. E lasciamo asciugare senza asciugacapelli, così naturalmente. Nel frattempo andiamo a vedere cosa succede col sale fino. Per controllare meglio, naturalmente, mettete prima il sale sul palmo della mano, così potrete dosare
meglio la distribuzione dei cristalli di sale. Proviamo ad aggiungere adesso, mentre si sta asciugando, dei cristalli di sale più in altri punti e vediamo cosa succede. Un altro modo per ottenere delle trame interessanti è mettere un foglio di plastica, sapete quello per la cucina, sopra la vostra area bagnata. Questo potrebbe essere il tronco di un albero. E appoggiate facendo delle grinze il vostro foglio e lasciate che asciughi naturalmente. Altra trama interessante, ancora per poter dipingere un tronco, per esempio. Depositare un filo da cucito sul foglio bagnato. Degli effetti speciali veramente spettacolari possono essere ottenuti aggiungendo al foglio bagnato delle sostanze che non sono acqua. La prima che vi farò vedere è l'alcol. Allora, usate un altro pennello e non quello col quale state dipingendo. Prendete dell'alcol per disinfettare da cucina, della grappa, quello che volete. Lo mettete in una ciotolina a parte e voilà, guardate, l'alcol evaporando spinge l'acqua tutto intorno a sé e lascia questa zona totalmente bianca, o quasi. Questo è del PB15 e quindi è un pigmento che è molto staining, colora la carta molto decisamente. Un altro effetto può essere dato con l'acqua ossigenata. Come prima, ponete l'acqua ossigenata in una ciotola a parte e vedete, anche questi potrebbero aiutarvi nel dipingere della neve o a fare degli effetti interessanti. Questo come il bokeh, ora che mi viene in mente. Quindi ora lasciamo asciugare tutto questo e valuteremo l'effetto che ci ha dato. Ecco fatto, quindi dopo un'oretta tutto è ben asciutto e possiamo levare il sale e le altre cose dalla carta. Mi raccomando, per togliere il sale non usate le mani perché sennò potreste contaminare con l'olio delle mani il foglio e quindi, come abbiamo già visto, poi l'acquerello non aderisce al foglio. Ecco fatto, allora,
io direi che questi effetti sono piuttosto interessanti. Allora, vedete qui il sale grosso ha creato delle specie di stelline con un centro un pochino più scuro. Il sale fino dà un effetto un po' più fine, giustamente. La plastica ha creato questo effetto, sì, come di corteccia sul foglio, e il filo dove appoggiava ha creato una linea più scura. L'acqua ossigenata e l'alcol hanno dato dei bellissimi effetti immediatamente, e quello dell'acqua ossigenata asciugando è veramente molto molto interessante. Bene, per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto naturalmente lasciatemi un bel pollice in su. Se avete delle domande, delle osservazioni, non esitate a scriverle nei commenti. E se questo video vi sembra utile, condividetelo con i vostri amici. Se non siete già abbonati, abbonatevi al canale, mi farete molto piacere. Per adesso vi ringrazio e vi dico alla prossima. Ciao!